Un giorno o l'altro parleremo approfonditamente di cose tipo uccidere è sbagliato, l'acqua è bagnata, il sole è caldo, ma per adesso vorrei concentrarmi su una cosa che mi sta facendo letteralmente impazzire, cioè vedere i messaggi dei cristiani che piangono per Charlie Kirk, cioè l'anticristo impersonificato. Cioè forse i cristiani hanno dimenticato cosa significa essere cristiani? Cioè seguaci di Cristo? Eppure è facile, il criterio centrale per stabilire se sei cristiano o non cristiano è la conoscenza di Gesù Cristo, delle sue opere, delle sue parole e la successiva decisione personale poi di seguire il suo cammino. Però poi tanti dicono di seguire il suo cammino. Per questo bisogna fare attenzione ai falsi cristi, come ci dice Marco. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. E Giovanni, l'anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi, sono usciti in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Questi tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo della luce. Allora, non c'è nessuna parola di Cristo in cui possa trovare spazio la presenza di pistole in tasca pronte a sparare o la pena di morte buona e giusta, come andava dicendo l'anticristo Kirk. Anzi, peggio, diceva che la pena di morte doveva essere trasmessa in diretta TV e serviva come iniziazione per i bambini, diciamo sopra i 12 anni. Capite? Questo è fuori di testa, non c'è discussione, non c'è niente di cristiano, punto! Non mi volete credere? Facciamo parlare Gesù Cristo. Allora Gesù gli disse: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Ma io vi dico, non vendicatevi contro chi vi fa del male. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, allora tu porgigli anche l'altra. Allora Gesù alzò la testa e disse: chi tra voi è senza peccato, scagli per primo una pietra contro di lei. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per tutti coloro che vi perseguitano. Ma io già lo so cosa pensa qualcuno. Questo è il principio, poi nella realtà se porgi l'altra guancia a qualcuno, questo mi pesta. Oppure se non alzo la mano contro il mio nemico, quello si approfitta di me. Ok, ma non lo dovete venire a dire a me o ad altri. Quelle belle cose non le ho dette io. Le ha dette Gesù Cristo? Allora io posso essere anche d'accordo, però non è una bella soddisfazione perché io non sono cristiano, sono nicciano. Questo è un problema, capite? Vogliamo citare il mio maestro Nietzsche? Citiamo Nietzsche, ma non un libro a caso. L'Anticristo del 1888, capitolo 39. La parola cristianesimo è già un equivoco. In realtà è esistito un solo vero cristiano ed è morto sulla croce. Il Vangelo è morto sulla croce. Ciò che si chiamò Vangelo da quel momento in poi era già l'opposto di ciò che egli aveva vissuto. Allora, semplicemente, se non volete seguire il cammino di Cristo, va benissimo, ma non definitevi cristiani. Punto. Non siete cristiani. È lecito non essere cristiani, cioè anch'io. Ciò che mi fa innervosire è definire cristiano ciò che non lo è e non può esserlo. Se vi definite cristiani, ma non fate attenzione a rinnegare i falsi profeti, cioè gli anticristi travestiti da cristiani, allora nel migliore dei casi siete pessimi cristiani. Eppure non è così difficile riconoscerli. Charlie Kirk era un esempio lampante. Non era particolarmente brillante a mascherare la sua anticristianità. Lasciamo da parte tutte le sue idee politiche, perché pensava che le università fossero controllate da comunisti, che ogni volta che la destra aveva persone chiuse era stato un complotto, che c'era in atto una sostituzione etnica dove i poteri forti volevano sostituire tutti i bianchi con gli immigrati. Vuoi essere un prediletto di Gesù Cristo? È molto facile. Più sei malato, vulnerabile, emarginato dalla società, e più Gesù Cristo ti avvicina. A chi si avvicinava di più il messaggio di Charlie Kirk? A quello di Gesù Cristo o a quello dell'anticristo? Insomma, qua bisogna tornare alle origini, all'alfabeto, perché vedo che la situazione sta degenerando. Alla prossima.